Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Scorpione, tendenze energetiche generali per la prima metà di marzo 2024. Ok, due carte, amici dello Scorpione. Uh, la luna e la torre, ragazzi. Io credo che qualcuno romperà con qualche paura del passato. Non la sento così del tutto negativa la torre, ma andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del 2024 e alle tarot pratiche del 2024. Vi ricordo che queste sono letture generiche, generali, possono riguardare il lavoro, l'amore, la famiglia. Io andrò spiegando qual è il movimento energetico e poi farò degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Ok, allora partiamo con un 3 di bastoni, un re di spade, fante di coppe, mondo, eremita, quante queste. Abbiamo la stella, un 10 di bastoni e qui abbiamo un 7 di spade, un imperatore e un 9 di coppe. Ragazzi, partiamo da questo 3 di bastoni. 3 di bastoni è una carta che mi parla di qualche tipo di progetto, iniziativa, ideale o idea, meglio detto, ehm, che potreste avere o potrebbe venirvi, diciamo, nella prima settimana di marzo. Abbiamo anche un re di spade, qui potrebbe rappresentare una persona, magari un padre piuttosto che un capo. Ripeto, io vi do delle indicazioni, eh. Ho come la sensazione che ci sia voglia di leggerezza, di spensieratezza in un certo senso. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 3 di bastoni. Allora abbiamo un 4 di bastoni. 4 di bastoni di solito è una carta che parla di stabilità, di continuità di una qualche situazione o relazione e poi abbiamo un cavaliere di spade. Ok, interessante. Allora, ci potrebbe essere con qualcuno il progetto di una casa, si potrebbe parlare di convivenza con qualcuno, si potrebbe parlare di rapporto lavorativo stabile, ipotesi. Però ho l'idea con questo cavaliere di spade che ci sia una certa, come vi posso dire, da un lato rigidità, dall'altro fretta, sì. Andiamo a vedere il re di spade. 6 di coppe. E amanti. Allora, la luna mi richiama un po' questo 6 di coppe. Mm. Può essere, ragazzi, che questo progetto di cui parla il 3 di bastoni sia un'idea, un progetto al quale pensiate da molto tempo. Qui ho come la sensazione che o abbiate bisogno di fare come dei programmi
per riuscire a raggiungere quello che volete, o se questo re di spade per voi risuona come una persona, devo dire che potrebbe, se fosse un padre, sento una sorta di freddezza, cioè in realtà la parola che ho sentito è stato gelido, però ognuno lo prenda come... Può essere anche il capo, ripeto, o il partner, però sento una sorta di freddezza o determinazione o diciamo non coinvolgimento emotivo, mi viene da dire. Andiamo a vedere il fante di coppe spiegato dal 9 di pentacoli e da un asso di pentacoli. Allora, se fosse una questione lavorativa, potrebbe essere proprio un progetto del quale magari avete parlato con qualcuno, avete parlato con questo re di spade. Devo dire, è come se fosse un sogno da realizzare, ma può essere che qualcuno da solo non abbia la forza economica per realizzare questo progetto. Se fosse un padre, ho come la sensazione che qualcuno stia aspettando una sorta di benestare, una sorta di appoggio, magari anche economico, da parte di questa persona. Andiamo a vedere il mondo. Abbiamo il giudizio e un asso di bastoni. Ragazzi, sento che con questa persona le cose sono un po' in aria, c'è un progetto, c'è un accordo, però è come se non arrivasse a concretizzarsi, si facesse fatica a concretizzare questo progetto, questo sogno, questa... Per qualcuno è proprio la relazione che si fa fatica a concretizzare, che è come se non ci si incontrasse mai. Andiamo a vedere l'eremita. Tre di coppe diavolo. Allora, se vibrasse come una questione romantica, ragazzi, qui ci potrebbe proprio essere una terza persona coinvolta, ve lo dico. C'è un qualche questione che condiziona. Potrebbe essere una ex moglie o comunque diciamo una famiglia pregressa di questa persona, o potrebbe essere, se fosse una questione lavorativa, per esempio dei contratti che questa azienda o questa persona ha già in modo pregresso e che quindi vi vincolano. Tenete presente che c'è il diavolo, quindi o è una questione diciamo tossica, per capirci, qualche cosa che fa soffrire, non fa star bene, o è qualche tipo di condizionamento. Mm. Ragazzi, ho come la sensazione che potrebbero farvi pesare, cioè potrebbero vendervi la cosa in questo modo. Preferisci rimanere sola o solo o accontentarti di quel po' che ti posso dare? La stessa cosa a livello lavorativo. Preferisci non lavorare o accontentarti di quel poco? Ed è quello il condizionamento, secondo me. Andiamo a vedere la stella. Eremita. Fante di coppe che avete già qui, 9 di coppe, 6 di spade. Allora, da un lato sento che qualcuno ha paura di rimanere solo, in effetti, ma qui vi invitano proprio a scoprire nella vostra solitudine o in solitudine, quelle che sono un po' le realtà, le ideologie da lasciare indietro, da lasciare nel passato, cercare di capire cosa vi rende appagati in realtà, cosa vi fa star bene, qual è il tipo di appagamento a cui voi aspirate
e ho come la sensazione che questo momento di ritiro spirituale dovuto all'eremita vi toglierà un po' perché qui abbiamo, due volte c'è il fante di coppe, quindi vi toglierà un pochettino da questa sorta di ingenuità del fante di coppe. Perché dico ingenuità? Perché il fante di coppe è una di quelle carte che esprime una fortissima empatia nei confronti degli altri. Sono i pass, le persone altamente sensibili che sono talmente sensibili che non riescono o fanno fatica a regolare le emozioni, ok? È come se non riuscissero a distinguere le proprie da quelle degli altri perché vivono tutto in modo molto amplificato. E questo che cosa succede? Che si fanno trascinare, ok? Soprattutto a livello di ricatto emotivo, si fanno trascinare e quindi tendono a essere ingenue, a non avere questa capacità di discernimento e a capire che no, lo stai dicendo solo per farmi fare quello che vuoi tu. In quel senso intendo ingenuità, ok? Qui c'è da togliersi un po' da questa favola, mi verrebbe da dire, e ve lo dico anche perché c'è il 6 di coppe. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Abbiamo il sole. Sì, sì, ragazzi, il 10 di bastoni lo sento come la torre, Ecco. E la ruota della fortuna. Vi dirò, allora, a metà marzo qua cambiano le cose. Inizierete ad avere le idee più chiare, c'è un 7 di spade, come se iniziassero a venire fuori un po'. Qua abbiamo 6 di spade e 7 di spade, quindi quelle che erano credenze, quelle che erano limitazioni, quelle che erano, diciamo, un pensiero distorto che avevate, perché qui comunque avete la luna anche, e il fante di coppe che è, come vi dicevo prima, quell'energia molto romantica, talmente tanto da essere ingenua. Ehm, e quindi poi c'è anche la ruota della fortuna che è un altro 10, esattamente come questo 10 di bastoni, quindi c'è come la fine di un ciclo e guardate, ho la sensazione che qualcuno si toglierà un po' il velo con questo 7 di spade e capirà che cosa realmente rende stabile la situazione, la relazione, il progetto che sia. Però è come mi tolgo un po' da questo tipo di tossicità. Mm. Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti come vi risuona. Comunque vi dico, a fine marzo, Sole, ruota della fortuna e 10 di bastoni, quindi fine marzo, scusate, metà marzo. Quindi è un po' come se ci fosse un nuovo capitolo, ok? C'è anche la ruota della fortuna e la stella, quindi secondo me qualche cambio a livello di destino arriva. Ok, allora andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Abbiamo una nuova visione e partecipazione. È come se vi invitassero a vedere le cose da un punto di vista più ampio, ok? Tra l'altro questo è un 4 di bastoni, ce l'avete qua. Si tratta di, questa carta indica una partecipazione a un gruppo grosso, a un gruppo con più persone. È come il, ok, vedo le cose da un'altra prospettiva perché ehm, le vedo, diciamo, dal punto di vista di appartenenza ad un gruppo. Va bene ragazzi, questa qua è la carta dell'appeso, comunque, quindi si tratta anche di fare un lavoro di perdono. È come l'appeso di solito è appeso a testa in giù, quindi è come un vedo l'altro lato della medaglia. E soprattutto quando c'è l'appeso si tratta di accettazione e perdono. E vi ricordo che il perdono brucia karma. Ok, andiamo a vedere ancora una di queste carte per darvi un pensiero positivo su cui riflettere, su cui meditare. Mi rendo conto che il successo o la felicità non si misurano in termini materiali, ma da ciò che mi accade interiormente. Cercate di capire che cosa vi rende appagati, cosa vi rende felici, cosa fa brillare la vostra essenza.
Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura in qualche modo vi abbia dato degli spunti di ispirazione interessanti. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete comunque iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!